La mia idea era quella di mettere 2 funi là, 2 corde là e 2 corde là, e poi andare ad appenderle con dei ganci qua in modo che poi non utilizzi, rimane qua. È molto buono. Per me era il punto qua dentro principale, raga, è questo, non avere ostacoli in mezzo. Silenzio! Allora, oggi vorrei fare un discorso e parlare di cambiamento, quindi di come può appunto una persona passare, in questo caso, da un lavoro ad un altro inseguendo la propria passione. Quindi vi presento Domenico, per chi non lo conoscesse già. Ciao, Domenico Nunnari, nato a Reggio Calabria il 14 giugno 1984, 37 anni, Reggio Calabria appunto, sono un istruttore di calisthenics. Amo questo sport, questa disciplina, e l'ho portata avanti come priorità negli ultimi 10-12 anni della mia vita. Non eri un istruttore di calisthenics, non nasci così, ci arrivi. Sì. Quindi vediamo come ci arrivi. Ci arrivo, diciamo che è stato un viaggio molto lungo, è partito da una serie di considerazioni che ho fatto nel corso degli ultimi 8-10 anni. Ho iniziato a fare calisthenics tanti anni fa, nel 2013-2014, quando ancora, con un percorso molto simile a quello di Andrea, non si sapeva cosa fosse giusto fare, cosa non fosse giusto fare, e ci si basava più che altro come ispirazione su questi video che osservavamo su YouTube, in cui c'erano sti mostri ai nostri occhi che seguivano queste evoluzioni. Parte come un hobby, come una passione. Parte come un hobby, parte come una curiosità, parte come qualcosa che, tra virgolette, ti sei rotto le scatole di quello che stai facendo, tra parentesi palestra, e puoi approcciare qualcosa di diverso, quindi ti metti, studi, sperimenti, ti rompi. Fondamentalmente così, perché Andrea lo sa, c'è una dose di fortuna e una dose di predisposizione all'infortunio, e quindi io ho avuto entrambe le cose, perché sono predisposto geneticamente a infiammarmi i tendini, o comunque i miei tessuti non sono al top del top. E questa cosa, diciamo, ha anche influenzato il tuo percorso per quanto riguarda l'allenamento in generale. Sì, quindi mi ha influenzato tanto perché io sono partito sprombattuto, mi sono fatto male in diversi punti del corpo. Questo mi ha limitato perché il mio percorso di crescita atletica, per forza di cose stallato, non ho avuto 1 o 2 infortuni, ho avuto tanti infortuni a catena, ok? Perché provavo le cose così, tanto per, non avevo un senso quello che stavo facendo. Fondamentalmente, chiudendo questo preambolo, dopo questo percorso iniziale costellato da infortuni, ho capito che comunque non mi andava di smettere di allenarmi, volevo continuare, e ho cercato di studiare da me, perché fisioterapisti e ortopedici mi dicevano basta, non ti allenare più, ma io non accettavo questa cosa. Ho studiato da me, ho creato quella che è la mia formazione nel corso del tempo, ho risolto i miei infortuni, quantomeno quelli principali ai tempi, e ho creato nel corso del tempo le possibilità per modificare la mia vita, perché non mi piaceva il lavoro che facevo, non mi piaceva. Tutta una mattina mi sono svegliato e ho detto io non voglio più lavorare per qualcuno che guadagna tantissimo. Stai attento a quello che dici. Sì. Io non voglio più lavorare per qualcuno che guadagna tantissimo sui sacrifici enormi che sto facendo, quando io fondamentalmente non sto guadagnando niente se non il mio semplice stipendio e tanto sfruttamento. A un certo punto mi sono detto: Andrea, io mi alzo la mattina e vado a lavorare per gli altri, perché? Cosa ho di meno rispetto a chi mi propone di lavorare per lui? Nulla. Non credevo in me stesso, e ho fatto che ho iniziato ad essere strategico nel corso delle mie giornate, e ho ideato nella mia mente quello che sarebbe stato poi il mio percorso. Mi sono messo a studiare, vi parlo di 10 anni fa, 8-10 anni fa, mi sono messo a studiare tantissimo. Ho immaginato... Studiare è la parte fondamentale, perché spesso vediamo, cioè il campo fitness è sottovalutato. In pratica troviamo dei professionisti che in teoria lo sarebbero, nella pratica non lo sono, quindi rimarchiamo su questa cosa qua, che è importante studiare quello che andiamo a fare, perché non si passa da un giorno all'altro dal fare un altro lavoro a avere uno studio. Non si può. Io ho aperto il mio studio quest'anno a settembre, proprio prima che partisse tutto quello che poi è accaduto, il lockdown e quant'altro, ma l'ho aperto col sudore, con il sacrificio, con la programmazione, soprattutto con lo studio e con la capacità, a parte la modestia, proprio con la capacità di resistere alle difficoltà che la vita ti mette davanti. Quindi studio da una parte 100%, capacità di fidarsi di se stessi, ma soprattutto capacità di progettare e di circondarsi delle persone giuste per poter crescere in questo percorso. E quanto bisogna credere in se stessi per
cioè, sognare una cosa del genere e poi crearla nella realtà, perché un conto è dire vabbè, vorrei aprire il mio studio, vorrei inseguire la mia passione, ma poi farlo davvero penso che richieda anche una buona dose di coraggio e di incoscienza. Sì, devi essere pazzo. Veramente devi essere pazzo. Ma perché? Perché noi siamo calabresi, no? Viviamo in un territorio in cui per cultura ci adagiamo tantissimo su quello che c'è. Non voglio fare di tutte le erbe un fascio, però culturalmente i nostri genitori sono stati abituati a indicarci la via del lavoro fisso, la via della tranquillità, della sicurezza. Quindi, a prescindere, anche la tua stessa famiglia, quando hai delle idee così tanto diverse rispetto a quello che è la media, no, di pensiero della società in cui vivi, vanno contro te stesso e ti dicono ma cosa stai facendo? Tu hai un lavoro a tempo indeterminato, hai tutte le sicurezze di questo mondo, sei arrivato, ma che fai? Cioè, ricominci da capo. Esatto, quindi ho dovuto lottare un po' contro i pareri contrastanti rispetto al mio, dei miei genitori per esempio, che adesso invece sono contentissimi di quello che sto facendo, ed è normale che sia così, quindi devi lottare contro questo, devi lottare soprattutto contro tutto quello che è stato il tuo passato, ovvero una società che ti giudica, che ti dà dei voti sin da quando inizi ad andare a scuola. Questo è un problema principale della nostra società. La nostra società ti valuta in base alla tua capacità di risolvere problemi che sono uguali per tutti. È il problema anche della scuola, perché nelle classi ci sono ragazzi che hanno diverse capacità, ma a tutti viene dato lo stesso problema. Ecco che si crea questa discrepanza. In realtà, sì. Vai. No, Andrea, il capo sei tu e devi parlare tu. Quindi se volessimo dare un consiglio a qualcuno che appunto non ha il coraggio di inseguire la propria passione, cioè che consiglio possiamo dargli? Dobbiamo andare controcorrente. Non basta semplicemente dire io devo fare qualcosa, io devo fare qualcosa di diverso e poi non devo farlo soltanto a parole, devo avere la volontà di superare le avversità che, come dicevo, partono purtroppo anche dalla famiglia, e lì ci vuole proprio l'energia mentale, la coscienza di dire no, io ho un'intuizione, sono sicuro che quell'intuizione mi può portare a un obiettivo concreto, devo credere in me stesso, perché come dicevo siamo in una società che ti valuta in base ai numeri, tu devi pensare di non essere un numero e devi pensare di andare a produrre bene per gli altri. Se hai un obiettivo che non è semplicemente di lucro, se vuoi fare soldi e basta, non cresci, devi creare qualcosa che dia contenuto agli altri, che dia positività agli altri, ok? E devi essere attorniato di persone che credono nel tuo progetto. Se vuoi farlo, devi fare qualcosa che valga la pena di fare, altrimenti non fai un cazzo, non fai niente, ti fermi da principio all'inizio. È meglio che non parti, è meglio che continui a fare il dipendente, perché non è per tutti iniziare, intraprendere un percorso per portare a compimento un'attività, si devono avere veramente gli attributi. Io penso, con tutta l'umiltà del mondo, di non avere gli attributi. Penso che è il mio passato che mi abbia obbligato a tirarli fuori dal profondo, perché volevo totalmente eradicare dalla mia mente, dalla mia testa, tutte le cose negative che mi ci hanno messo dentro da quando ero bambino, e dimostrare a me stesso che volevo di più. Questo, bisogna credere in se stessi e avere le idee chiare in questo, e soprattutto non bisogna avere paura di dire no alle persone che abbiamo attorno, e non bisogna avere paura di smettere di avere sensi di colpa per questa cosa, perché quando tu dici no a qualcuno, Andrea, tu all'inizio hai il senso di colpa, pensi ma ti dispiace, invece no, se vuoi crescere andrai per forza a cozzare con persone che la pensano diversamente da te, tu devi avere la capacità di dire no, trovare i propri simili, persone che la pensano come te e che non gli frega niente di quello che pensano gli altri, perché se sanno che la loro idea può essere valida, lottano per condividerla con più persone possibili. E vuoi o non vuoi, io come dico sempre, se hai un secchio di vernice e ci metti una goccia, ok, una goccia di vernice nera, la vernice è bianca, quello non sarà più bianco, ok? Dobbiamo stare in un ambiente pulito, e se vogliamo creare una realtà pulita dobbiamo concentrarci e strutturarla riempiendola di cose positive, di persone positive soprattutto. Le persone negative, ciao, via. Sì. Fantastico. E se vogliamo dare un consiglio su cosa studiare, su cosa concentrarsi per appunto diventare bravi in questa disciplina, cioè quali sono i punti che secondo te sono fondamentali? Allora, io non mi sento bravo nel calisthenics, perché il mio modo di vedere l'allenamento a corpo libero è un modo totalmente diverso rispetto a quello che è oggigiorno. Oggi viviamo un po' la diatriba
questa disputa continua sul cosa sia il calisthenics, cosa non sia il calisthenics, perché si deve fare una cosa, perché non un'altra, skills, street lifting e quant'altro. In realtà no, tu devi essere bravo in ciò che ti piace fare, quindi devi capire in base a quello che ti piace fare qual è la modalità che preferisci per creare il benessere nelle persone. E questo è il calisthenics giusto. Siamo cresciuti a livello professionale in base agli insegnamenti che ci hanno trasmesso, persone molto più esperte di noi, ok? Quindi trainer, coach, corsi di formazione, ognuno si è formato. Per me si è creato un errore nel corso del tempo, che è questo: abbiamo da una parte il mondo atletico, da una parte il mondo fitness. Il mondo atletico va avanti e mira a puntare alla performance, il mondo fitness a prescindere deve puntare al benessere, ma nel corso del tempo ha preso delle cose dal mondo atletico che a mio avviso non servono. Ha preso per esempio l'ossessione di arrivare per forza al numero, ha preso per esempio l'ossessione, tante volte arrivano dei ragazzi in studio e mi dicono io voglio fare il front lever, io voglio diventare forte come Yuri Keki. Sono concetti sbagliati, ma non sono concetti sbagliati in sé e per sé, è perché la cultura sportiva attualmente funziona così, tutti vogliono essere campioni, non puoi essere un campione. Noi dobbiamo essere bravi in quello che invece è richiesto di più, ovvero la risoluzione dei dolori articolari, quello che è tutto l'ecosistema che sta attorno alla mobilità, alla flessibilità, all'irrobustimento delle azioni rispetto a ciò che facciamo nella vita. Quindi a me non deve interessare soltanto fare una trazione, a me deve interessare essere funzionale. E stare bene. Star bene, devo essere completo. Anche perché non nasciamo tutti per essere degli atleti, per diventare degli atleti. Secondo me è anche importante dirlo e capirlo il prima possibile, perché andare già a lavorare con altre persone con l'idea di poter portare chiunque ad essere un atleta, già per me è un errore in partenza. Infatti io condivido molto quando nei tuoi video dici che esiste un Zidane, esiste un Del Piero. E non credo sia di demotivazione, perché comunque se io ti dico Doma, è inutile che ti alleni, se pensi di diventare come Cristiano Ronaldo, è inutile che ti metti a giocare a pallone. Non ti sto dicendo che è inutile che tu comunque continui ad allenarti, ti sto dicendo che è inutile che tu parti già con quel concetto di arrivare per forza da qualche parte. Bravo, a comprovare quello che stai dicendo. E io penso che questo deve essere di motivazione per te, non di demotivazione. Deve essere di motivazione, però torniamo al concetto che esprimevamo prima. È la società che ormai è proprio sommersa. Ok, si trova con l'acqua fino alla gola, nel senso che tutti pensano, essendo che siamo stati giudicati sin da piccoli, pensano che anche lo sport sia un giudizio costante da parte degli altri nei confronti di chi si allena. Invece no, io mi devo allenare per me stesso, devo allenarmi per me stesso, non devo pensare, non devo avere dei parametri che sono esterni rispetto a me. I parametri esterni sono le fonti di ispirazione. Io vedo Yuri Keki, mi baso su quello che ha fatto lui nel suo percorso, ma prendo gli aspetti positivi. Non voglio avere un maltese come un maltese fatto da Yuri Keki, non mi interessa, perché devo essere anche obiettivo. Ho un signore che ha 60 e passa anni, è arrivato e mi ha detto io voglio fare la verticale. E io ho detto guarda Franco, al momento non puoi fare la verticale, perché non riesci a alzare le spalle le braccia più di così come fai. Dobbiamo prima risolvere questo problemino alle spalle, poi prendiamo piano piano la verticale, e lo possiamo fare, non è un vincolo, ma deve essere un obiettivo. Sì, deve essere un obiettivo, ma quello è un obiettivo positivo che si risolve andando a eliminare i deficit. Però mi arriva anche il ragazzino che mi dice io voglio diventare fortissimo e fare le gare. E allora in un contesto fitness questo non si può fare, questo è un discorso che si può fare a livello di lezioni private. Se parliamo di lezioni private, arriva un ragazzo che dice voglio gareggiare, allora il nostro compito è quello di preparare l'atleta, ma se ci alleniamo in gruppo, come per nella maggior parte dei casi accade, in ottica fitness, in ottica fitness, comunque nelle scuole di calisthenics diciamo che funzionano così, allora dobbiamo creare un tipo di allenamento che sia rispettoso delle articolazioni e dia la possibilità di crescere in salute anche totale. perché il senso di allenarsi è allenarsi per diventare più forte e stare meglio, non per distruggersi. E dobbiamo dire anche che la parte atletica, vuoi non vuoi, per forza di cose, è anche distruttiva. Per forza. È stato il mio problema iniziale. Io vedevo quei mostri su YouTube, come Hannibal for King, ok? E avevo 23, 24, 25 anni, gli anni che avevo, insomma, cercavo di emularli ed è sbagliato emulare
gli altri senza prima, allora o studi o ti fai insegnare da qualcuno che ha studiato. Bianco o nero, il grigio non deve e non può esistere. Io mi sono reso conto che per tutta l'intervista ho continuato a guardare qua. Vabbè, no, ti guardi, ci Sì, sta. però vabbè, ora riprendo a guardare. Va bene, la allora sinistra. Dome, io ti ringrazio per averci dato la possibilità di essere qua nel tuo studio, ci hai raccontato un po', ci hai fatto vedere, poi faccio vedere nel video qualcosa. Sì. Niente, Io ringrazio grazie. voi, mi ha fatto davvero tanto piacere di poter esprimere la mia idea. Ovviamente in un singolo video non si può esprimere poi in modo chiarissimo quello che è il proprio concetto, però quello che tengo a dire, a sottolineare è che dobbiamo in ogni caso, a prescindere, valutare noi stessi in base al nostro stato attuale e in base al nostro stato di preparazione passato. Non dobbiamo valutare noi stessi in relazione a quello che fanno gli altri. È questa la chiave per non farsi male. Ok? Non c'è altra strada. Se iniziamo a voler emulare le gesta altrui semplicemente per un discorso di ego, ok? Stiamo sbagliando strada e lì ci facciamo male. Dobbiamo essere attenti e onesti con noi stessi. I wanna